is not here right now, and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise. Welcome amici, ben ritrovati, ciao a tutti, ciao Laura. Welcome my friend, ciao a tutti quanti. Ciao amici, ben Ciao, arrivati. Davide. Ciao Laura, ben arrivati in questo canale di emozioni e reazioni. Questo è Davide Calte TV, dove trovate reazioni mondiali, tutte le canzoni che il globo, quindi che il mondo ci dà. Io sono Davide, sono italiano. Sono Laura colombiana. E quindi qui adesso andiamo a reagire per la prima volta, Laura, a un cantante molto conosciuto, quindi parliamo di Eminem, questo cantante inglese, americano scusate, che debutta nella musica nel 1992, tuttora è in attività. Cresciuto a Detroit, scoperto nel 97 con Dr. Dre. Noi andiamo oggi, cara Laura, a parlare, o meglio a presentare per la prima volta appunto nel nostro canale la canzone Usignolo, che l'ha scritta nel 2004, quindi parliamo di già tanto tempo. Quindi è un estratto del quinto album dello in studio Encore, e questa canzone è molto particolare perché abbiamo visto il testo e la vedremo anche dopo, anche nei sottotitoli, ma già l'abbiamo studiata e non conoscevamo questa canzone. Appunto si chiama Usignolo, una celebre canzone dell'artista hip hop Eminem, che questa canzone in particolare è toccante perché Eminem l'ha scritta a lettera aperta, proprio nel vero senso della parola, per la figlia Hailey, in risposta alle difficoltà e alle sfide da affrontare con la sua famiglia. In un momento particolare della sua vita dove si stava separando con la moglie, infatti vedremo degli scorci dei video che quando ancora non era famoso, e quindi addirittura si riesce a vedere anche Dr. Dre, e questo brano utilizza un simbolo di usignolo per rappresentare se stesso come un genitore che cerca di proteggere e guidare la figlia attraverso momenti difficili. La canzone è intristica in emozioni e sincerità. Quando si dice, Laura, che un artista riesce a parlare con la musica e riesce a racchiudere tutto quello che sono le sue emozioni, ma soprattutto in una canzone così importante, le problematiche che ci sono in ogni famiglia, è importante. Ricordiamo che Eminem in quegli anni era proprio al massimo della sua popolarità. Te lo ricordi Eminem? Me lo ricordo tanto, Davide, sì, lui è fortissimo. E ricordiamo anche il film che ha fatto, insomma ricordiamo tante cose, anche se realmente lo abbiamo seguito poco, almeno io l'ho seguito molto poco, ma mi piace portare una canzone del genere, che parliamo di quasi 20 anni, o meglio il prossimo anno fa 20 anni da questa canzone. Lui è un artista del 72, e quindi portare una canzone del genere a tutta la nuova generazione, magari che non lo conosce, magari non conosce questa canzone, proprio nel nostro canale, appunto per far provare quelle emozioni che proviamo anche noi. Quindi se tu sei pronta, Laura, noi andiamo adesso a reagire. Prontissima. Allora andiamo e vediamo insieme Eminem. Yeah, I know sometimes things may not always make sense to you right now, but hey, what Daddy always tell you, straighten up, little soldier, stiffen up that upper lip. What you crying about? You got me. Hailey, I know you miss your mom, and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes. Deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, Daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. We gon' pull together through it, we gon' do it. Laney uncle's crazy, ain't he? Yeah, but he loves you, girl, and you better know it. We're all we got in this world. When it spins, when it swirls, when it whirls, when it twirls.
worlds, two little beautiful girls looking puzzled in a daze. I know it's confusing you, daddy's always on the move, mama's always on the news. I try to keep you sheltered from it, but somehow it seems the harder that I try to do that, the more it backfires on me. All the things growing up as daddy that he had to see, daddy don't want you to see, but you see just as much as he did. We did not plan it to be this way, your mother and me, but things have got so bad between us, I don't see us ever being together ever again, like we used to be when we was teenagers. But then of course everything always happens for a reason. I guess it was never meant to be, but it's just something we have no control over, and that's what destiny is. But no more worries, rest your head and go to sleep. Maybe one day we'll wake up and this'll all just be a dream. Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. It's funny, I remember back one year when daddy had no money. Mommy wrapped the Christmas presents up and stuck them under the tree and said some of them were from me, cause daddy couldn't buy them. I'll never forget that Christmas, I sat up the whole night crying, cause daddy felt like a bum. See, daddy had a job, but his job was to keep the food on the table for you and mom. And at the time, every house that we lived in either kept getting broken into and robbed or shot up on the block. And your mom was saving money for you in a jar, trying to start a piggy bank for you so you could go to college. Almost had $1,000 till someone broke in and stole it. And I know it hurt so bad it broke your mama's heart, and it seemed like everything was just starting to fall apart. Mom and dad was arguing a lot, so mama moved back on the Chalmers in a flat, one-bedroom apartment, and dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara. And that's when daddy went to California with his CD and met Dr. Dre, and flew you and mama out to see me. But daddy had to work, you and mama had to leave me. Then you started seeing daddy on the TV, and mama didn't like it, and you and Laney were too young to understand it. Papa was a Rolling Stone, mama developed a habit, and it all happened too fast for either one of us to grab it. I'm just sorry you were there and had to witness it firsthand, cause all I ever wanted to do was just make you proud. Now I'm sitting in this empty house, just reminiscing, looking at your baby pictures. It just trips me out to see how much you both have grown. It's almost like your sisters now. Wow, I guess you pretty much are, and daddy's still here. Laney, I'm talking to you too. Daddy's still here, I like the sound of that chair. It's got a ring to it, don't it? Shh, mama's only gone for the moment. Now hush little baby, don't you cry, everything's gonna be alright. Stiffen that up, pull it up, little lady. I told ya, daddy's here to hold ya through the night. I know mommy's not here right now and we don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'll do anything for you to see you smile. And if the mockingbird don't sing and that ring don't shine, I'ma break that birdie's neck. I go back to the jeweler who sold it to ya and make him meet every carat. Don't do it, dad. Importante andare a salvaguardare i bambini, una storia raccontata da Eminem, non nella nostra lingua italiana, ovviamente in inglese, ma dietro questi sottotitoli che andavamo a vedere nel video si vede un combattimento in una famiglia, la povertà che ti portava a non riuscire neanche appunto a passare un Natale felice con la tua famiglia, e appunto diceva che appunto rimaneva sveglio tutta la notte perché non poteva regalare niente ai figli. Insomma, la mamma che ha avuto problemi con la legge, insomma, quando un figlio cresce in un ambiente familiare del genere, che magari ce ne sono tanti, è difficile. Un padre riesce a raccontare come magari poi nel 98 è riuscito a insomma avere poi tutto da quello che aveva seminato nel suo lavoro, quindi nel suo contesto lavorativo, perché nel 98 parte veramente la sua carriera e comincia a essere conosciuto in tutto il mondo. Molto triste, molto bello a vedere Eminem guardare queste immagini al televisore, immagini reali, immagini vere di una vita vissuta ma con tanta sofferenza, e riportarla nel 2004. Adesso ne sono passati 20 anni, quindi questa ragazzina adesso è una ragazza vera e propria. E sarebbe bello andare a scoprire anche tramite i nostri amici che sono lì, che stanno guardando, magari nei sottotitoli magari ci scriveranno notizie ancora di più di questa ragazza, cosa è adesso, cosa sta facendo.
perché Eminem bene o male lo conosciamo, esce ed entra diciamo nei palcoscenici, ma è ancora attivo nel mondo della musica. Laura, un mondo particolare raccontato da un cantautore hip hop, da un rapper, raccontato così, con tanta crudeltà, ma nello stesso tempo la vera vita che è stata vissuta. Davide, no, per me è stata una cosa fantastica portarlo in queste anni, no? Perché lui è stato un artista molto importante per la generazione degli anni 90, è stato il più bravo quando usciva qualsiasi MTV video, era il più importante da vedere, era una cosa sempre genuina, no? Una cosa così carica della realtà, Sì. niente fantascienza, era molto, molto vero e ancora lo è. E la cosa più importante è che 3 anni fa più o meno, Davide, nel premio Oscar gli hanno dato di nuovo il merito a lui, un premio come una leggenda, no? Un cantante che veramente ha trascorso tanti anni, tanti età della sua giovane, sì, anche della gioventù, Sì. capito? E che ancora è qua con noi, è forte, diciamo noi che siamo un pochettino più grandi, stiamo facendolo vedere a tutta questa nuova gioventù che stanno capendo chi è Eminem. Assolutamente, lui è ancora più grande di noi, fra l'altro appunto ti ricordo del 72, quindi ha 52 anni, perché noi ce lo ricordiamo sempre un po' un ragazzino, perché è come se la nostra mente si è fermata in quell'età, ma realmente ha superato anche la nostra età e soprattutto ha raccontato tante storie. Insomma, andare nella discografia di Eminem veramente forse non ci usciamo, e per tutti i video che abbiamo fatto sarebbe veramente fare un canale solo per lui, per raccontare la sua vita e tutte le sue lotte e le battaglie che fa nel suo hip hop e nel suo rap. Cari amici, grazie per essere stati qui, vi abbiamo presentato il nostro canale per tutti quelli che sono nuovi, per tutti quelli che già conoscono il nostro canale, ovviamente ben ritornati e ben arrivati a tutti i nuovi. Quindi vi invito, cari amici, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di mettere tanti e tanti like e di commentare in basso, attivare la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati su tutto quello che facciamo. Bene, in descrizione troverete anche i nostri video dove vedrete tante reazioni mondiali, potete anche voi far parte della nostra famiglia iscrivendo e commentando anche quale altra canzone volete che segnalateci per noi andare a reazionarla. Grazie Laura, grazie cari amici, un abbraccio forte e un bacio, alla prossima. Ciao a tutti.